Bentornati a tutti a questo nuovo video. Oggi parliamo di nuovo di sezione garden, ovvero nello specifico un innaffiatore automatico per quando partirete per le vacanze, non sarete in casa, oppure anche per irrigare le piante tutte le sere senza fare nessuno sforzo, perché lascerete impostato l'innaffiatore e lui alla stessa ora tutti i giorni vi innaffierà le piante. Voi non dovrete fare più nessuno sforzo. Come vedete il packaging non è dei migliori, ma si tratta di un prodotto cinese low cost, quindi chiuderemo un occhio per questa volta. Siete curiosi anche voi di vedere come funziona e come è fatto? Dopo la sigla. Ed eccoci qua finalmente al nostro pacchettino. Questo è un irrigatore base molto semplice, il prezzo è sui 20-25 euro, bisogna trovare le offerte. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al mio canale Telegram per tutte le offerte, troverete queste cose e tanto altro. Andiamo a vedere all'interno, ci sono anche varie tipologie di irrigatore fatti così, soprattutto quello che si differenzia maggiormente sono i terminali. In base alle piante che avete potrete scegliere la tipologia che preferite. Come vedete dentro è tutto molto semplice, impacchettato comunque in sicurezza. Abbiamo il cervello, diciamo il motore centrale di tutto il nostro apparecchio, dove vediamo scritti due tasti, day e time, e all'interno si trova una batteria e un motore. Out e in, out è dove farà uscire l'acqua e in è dove l'assorbirà, quindi ci servirà un contenitore bello brutto, 2-3 litri o anche una bottiglia d'acqua va bene, dove si caricherà dell'acqua e poi la distribuirà tutto il meccanismo. L'unico forse punto dolente è questo, che è molto comodo da inserire e soprattutto da appoggiare al nostro terrazzo dove vogliamo. L'unica pecca è che ovviamente se rimane fuori con gli agenti atmosferici questo ferro che non è di qualità arrugginirà un po'. A livello estetico non è bellissimo, però non compromette diciamo il funzionamento generale. Abbiamo un tubicino che si inserirà da una parte all'out del meccanismo e dall'altra arriverà a questo divisore e poi con altro tubicino lo porterà ai nostri spunzoni che vanno inseriti alla base della pianta e hanno questo semplice meccanismo: più si apre più esce acqua, più si chiude meno esce acqua. Quindi fate un po' di test, dovrebbe fare uno spruzzino a cascata, quindi nel senso se avete magari due piante vicine e volete fare uno spruzzo un po' più largo bisogna allargarlo un po' di più. Fate dei test, tanto è acqua, non vi costa niente. I punti di forza sono la batteria, perché io lo uso da 2 mesi e mezzo, quasi 3, e non si è scaricato ancora. È impostato sui 35 secondi al giorno, quindi sono piante medie. Anche essendo state non ho avuto nessunissimo problema, funziona costantemente. Vi faccio vedere velocissimamente come funziona. Con un tasto dei due si attiva lo schermo, poi con dei si sale, allora 0 rimane spento, 1 innaffia una volta ogni giorno, una volta 2 una volta ogni 2 giorni, 3 una volta ogni 3 giorni e così via. Invece con questo tasto qua abbiamo i secondi, quanti secondi si vuole irrigare. Anche lì fate un test, vedete prima di installare tutto quanta acqua tira su al secondo e in base anche alla pianta, alla grandezza della pianta, decidete quanti secondi far innaffiare ogni giorno. Se poi ci fosse un giorno tipo molto caldo o vedete che la pianta comunque ha bisogno di più acqua, non fate altro che tenere premuto il tasto day e vi partirà in automatico il meccanismo. Poi basta rischiacciare e si ferma. Adesso lo sentite molto rumoroso perché il motore sforza un po', ovviamente cerchiamo sempre di usarlo con l'acqua che non sforzi più di tanto, ma quando attaccherete i tubetti è anche molto silenzioso, quindi non vi preoccupate neanche del rumore. Quando si scarica inizia a lampeggiare una lucina LED rossa qui sotto, ma vi posso assicurare che non sono ancora arrivato al termine della carica di questo oggettino fantastico. Come installarlo e farlo partire? Allora che volete volete far partire voi l'irrigazione, visto che non ha un timer impostabile, non so, per decidere l'ora precisa del giorno in cui farlo partire, dovremmo esserci noi la prima volta, tipo non so, innaffiamo alle 7 e mezza di sera, ci mettiamo lì alle 7, impostiamo il giorno, cioè 1, impostiamo i secondi, lui partirà dopo pochi secondi. Ok, adesso lo spengo, tanto abbiamo già visto come funziona, e il giorno dopo, perché abbiamo impostato su 1, alla stessa ora rifarà ripartire il meccanismo. Quindi è molto semplice e molto intuitivo.
In commercio ce ne sono tantissime versioni, quello che si differenzia sempre è il terminale dei vostri apparecchi. Ad esempio qui avevo la necessità di innaffiare 4 piante un po' più piccoline, come vedete molto carino questo sistema di augelli, dove noi attacchiamo direttamente qua il tubicino e lui dividerà per 4 il nostro getto di acqua. Conclusioni finali: sono molto soddisfatto di questo prodotto perché da quando ce l'ho capita, anche se non siamo in vacanza o non siamo in ferie, la sera che non si ha voglia di innaffiare i fiori, e capita spesso a chi ha un terrazzo, queste cose le sa, senza preoccuparci di niente tutti i nostri fiori verranno innaffiati. Non è un impianto di quelli fissi, quindi nel senso, se vogliamo cambiare disposizione della pianta e tutto il resto, basterà cambiare il tubetto come è disposto. Per montare tutto, un bel kit di fascette come questo e sarete a posto per degli anni. Le fascette sono sempre molto utili in casa perché tante piccole cose le possiamo sistemare grazie a loro. Attaccare e staccare il tubetto e cambiare la disposizione dell'impianto sarà facilissimo, quindi è utile davvero per tutti. Non dovete essere esperti di idraulica o di elettronica, come avete visto è alla portata di tutti e chiunque potrà avere il suo impianto automatico e diciamo domotico intelligente. Come al solito, se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like. Ora vi lascio al mio assistente personale e noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao! Ciao, sono Mini2. Per iscriverti al canale basta cliccare in alto a destra. In alto a sinistra c'è il video che YouTube consiglia per te. In basso a destra invece c'è l'ultima creazione del mio padrone. In basso a sinistra una playlist sicuramente di tuo interesse. Ti ringrazio di averci seguito fino a qui. Ora devo andare.